Questo video è sponsorizzato da CardRaider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Eccoci qui, cari naviganti, questa volta vi presentiamo un archetipo in Outbreaker, riprendendo dopo un lungo periodo ad analizzare questo formato, che è stato ufficializzato dalla casa madre, premiando l'impegno dell'associazione no profit Magic Kids che lo ha ideato. Rimandandovi al video in cui spieghiamo il ruling di questo formato, vediamo nei coloridimi un nuovo viandante che prova, grazie alla sua abilità, a proteggersi dalle aggressioni avversarie, in un piano, quello di Kamigawa Neon Dynasty, provvido di novità, Kaito Shizuki. A supporto del nostro Breaker troveremo una signature spell iconica, capace di trovare qualsiasi cosa nel nostro grimorio, che ricordiamo è composto da 60 carte, Vampiric Tutor, incrementando la nostra flessibilità nell'azione in un formato per nulla cristallizzato. Questa volta vi parleremo di Kaito Shizuki e Vampiric Tutor. Viste le peculiarità del formato, nella zona di comando abbiamo un Planeswalker come comandante con una signature spell che potremo castare solo quando avremo in campo il nostro Outbreaker. A un primo sguardo il nostro Outbreaker ci propone sia elementi di value sia effetti per le combat in un giusto mix adatto a un formato a 20 punti vita, con al fianco una signature spell che potremo lanciare solo dopo il cast del viandante, che di base si adatta al suo potenziale, così da darci modo di replicare ad ogni circostanza. Iniziamo ad analizzare Kaito Shizuki, che al costo di 3 mana, uno generico, uno blu e uno nero, per 3 punti l'antà, ci offre un'abilità statica oltre a 3 abilità attive, tra cui una ultimate. L'abilità statica dice, all'inizio della sua fase finale, se Kaito Shizuki è entrato nel campo di battaglia in questo turno, scompare. L'abilità con il +1 recita, pesca una carta, poi scarta una carta a meno che tu non abbia attaccato in questo turno. Con il -2 abbiamo, crea una pedina creatura ninja 1/1 blu con, questa creatura non può essere bloccata. Il -7 invece dichiara, ottiene un emblema con, ogni qualvolta una creatura che controlli infligge danno da combattimento a un giocatore, passa in rassegna al tuo grimorio per una carta creatura blu o nera, mettila in campo di battaglia, poi rimescola. La nostra signature spell invece, vista la sua natura di tuttora a velocità istantanea, si integra alla perfezione con la prima abilità del viandante, dandoci modo di trovare agevolmente risposta al problema del momento, sia sotto forma di interazione, che di nuovo bittante da mettere in campo. Con questa accoppiata abbiamo così gettato le basi per il nostro mazzo, ma il bello deve ancora venire con le restanti 58. Viste le premesse di questi Kaito Shizuki abbinato a Vampiric Tutor, appare evidente che dovremo valorizzare al meglio la sinergia di queste due carte, in particolare il +1 dell'Outbreaker, che necessita per la massima efficacia di combat a ogni sua attivazione. Per questo, e anche per restare nel flavor del nostro viandante e del suo piano, utilizzeremo con profitto una serie di ninja tra i più iconici, tra Dokuchi Silencer, Ingenious Infiltrator, Moon Circuit Hacker, Ninja of the Deep Powers, Proferous Chief, Silver Fu Master e Yuriko the Tiger Shadow. La loro presenza ci dà value, ma soprattutto ci permette di risultare incisivi nelle combat, soprattutto se gli affiancheremo una serie di creature di supporto, naturalmente evasive, che gli daranno modo di andare a segno in più occasioni. Grazie a Changeling Outcast, Mercurial Spill Dancer, Mistcloak Herald, Seated Blade e Triton Shot Taker, avremo modo di sgusciare tra i bittanti avversari, andando a segno per poi venire restituite da uno dei nostri ninja, così da incrementare il value in campo e la forza delle nostre combat. A questi pezzi affiancheremo 2 volanti, Baleful Strix e Fire Seer, che gradiremo molto giocare e riprendere in mano, abusando dei loro TB, per una maggiore incisività grazie alle molte carte che riusciremo a vedere o recuperare con il loro arrivo in campo. Avremo poi un'altra tech per valorizzare l'abilità ninjutsu, con Satoru Mezawa, che la donerà anche a carte che non ne sono provviste, trasformando questa tech, spesso poco incisiva per i danni, in qualcosa di potenzialmente dirompente con le giuste creature. E che cosa c'è di meglio per abusare di questo effetto coi ciccioni del calibro di Jinji Taxian Koragur, Nezal Prime Tile e Shareholder The Apocalypse, spostando in un sol colpo gli equilibri della partita, prendendo le redini del match tra gli occhi increduli dell'intero party. Se appare evidente il value proposto dalla combinazione di Kaito Shizuki con Vampiric Tutor, ricordiamo sempre che abbiamo a che fare con un party di avversari agguerriti a cui rispondere, che non resterà con le mani in mano a subire il nostro gioco. Quindi, con i colori a disposizione, dobbiamo fronteggiare minacce e situazioni scomode, a partire dal bisogno di avere, con cantrip del calibro di Brainstorm e Portent, il meglio in mano per poter rintuzzare le giocate avversarie più pericolose. Dovremo ad esempio far saltare qualche abitante fastidioso, in particolare se ci attenta al viandante o i nostri pochi punti vita, ma con Bone Shard e Shareholder proveremo a replicare queste mestizie, anche se abbiamo un arsenale ricco di un altro tipo di risposte, i counter. Ne annoveriamo diversi nella lista, ben 9, tra Arcane Denial, Delay, Fierce Guardianship, Mana Drain e Spell Pierce,
andando a coprire uno spettro ampio di opzioni, con l'intento di frenare sul nascere tutto quello che ci può mettere in crisi, soprattutto sul fronte delle combo. Per dare maggiore solidità nell'azione, anche a supporto della nostra preziosa Signature Spell, abbiamo altri tutori all'appello, Demonic Tutor e Mystical Tutor, in modo da avere tra le 58 a disposizione buone opportunità di trovare quel che vogliamo. Magari, vista la disponibilità del nero, una carta esplosiva come The Elder Spell, che non ha bisogno di presentazioni in un formato basato sui viandanti, e che qui potrebbe anche regalarvi la vittoria, vista la ultima a disposizione del nostro Breaker. In un formato ancora non ben delineato, mentre appaiono chiari i mezzi e le finalità della nostra build, emergono alcune carte di contorno che possono veramente fare la differenza e che meritano un approfondimento a parte, viste le loro peculiarità. Una di queste è certamente Black Market Connection, che ci offre in un'unica carta 3 effetti interessanti, che dovremo però utilizzare con accortezza, visto che avremo a disposizione solo 20 punti vita, e un solo modo per acquisirne di nuovi durante la partita. C'è poi un bestione immenso, Blasted Colossus, che può uccidere, grazie all'intercessore di Satoru Umezawa, anche un avversario poco accorto, per ribaltare le situazioni altrimenti insostenibili, anche se dovremo essere molto abili da non morire a nostra volta, dalla vendetta dei superstiti nel party. Per rispondere a board affollati, in un formato che predilige le combat come strumento per distruggere i viandanti in campo, Damnation, giocata al momento giusto, può fare la differenza, rimettendo le cose a posto, in particolare con avversari propensi a popolare in fretta al board. Infine, per rimarcare la nostra appartenenza al piano di Kamigawa, inseriamo Kaito Dancing Shadow, un planeswalker che ci offre diversi vantaggi interessanti, non ultimo quello di creare dal nulla un bittante ostico che se muore punisce l'intero party. Visto il potenziale offerto da questo Breaker e dai suoi colori ricchi di magie molto potenti, potremo, senza grossi sforzi, abbinare una signature spell differente nella nostra zona di comando, così da variare anche di molto l'assetto della lista. Una prima scelta potrebbe ricadere su Mystic Reflection, che ci propone un approccio ancora più aggressivo alle nostre combat, miscelando gli effetti dei nostri ninja o dei nostri ciccioni con le molte creature piccole ed evasive che potremo inserire nella nostra build. Di tipo completamente diverso potrebbe essere l'approccio offerto dal prologo to Pyrexis, per una versione orientata a valorizzare le creature con Infect e Toxic recentemente proposte nel piano di Pyrexia, stuzzicati anche delle nuove carte con Proliferare, che ben sinergizzano con i punti lealtà del nostro Breaker. Queste sono solo alcune delle scelte possibili, ma mai come in questo caso, con una diversa signature spell, si può cambiare l'assetto del nostro mazzo, anche in profondità, per un deck build sempre diverso e intrigante, anche solo con pochi accorgimenti mirati. Ecco in estrema sintesi quello che potremo ottenere da Kaito Shizuki e dalla signature spell scelta per l'occasione, Vampiric Tutor, per un approccio alle partite ragionato, ma non privo di combat incisive e chiusure dal nulla, come giusto che sia in questo formato. E se volete saperne qualcosa di più sull'Outbreaker, restate sintonizzati sul nostro canale o fate un salto sull'associazione no profit Magic Kids, creatrice del formato, che cerca grazie a questo progetto e a Magic in generale di aiutare i bambini in difficoltà. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.